Naviganti del lobby, ben ritrovati. Allora, avete visto in questi giorni, fra short e post, che sto lavorando come un matto sul progetto di HeroQuest Café, quindi con la stampa 3D, grazie a Hexagon, stiamo finalmente finendo di realizzare il tavolone 3D che sarà il tavolo del gioco, e quindi sto clippando come un pazzo, nel senso che ci sono queste clip, sono quasi 1500 clip da mettere a mano per tutti gli slottini che ci sono sul tavolo, per poi magnetizzarli tutti e finalmente avere il tavolo magnetizzato. Detto questo, oggi è il giorno dell'ultima espansione che è uscita, che è la profezia di Taylor, eccola qua, non Taylor ma Taylor, scusatemi, e quindi adesso ce la vediamo subito dopo la sigla. La profezia di Taylor va avanti con le espansioni, e in questo caso sempre in una confezione più piccolina rispetto a quella degli Ogre, per capirci, che sono quelle quadrate più grosse, e fatta sempre foil come quella che avete visto della Regina dei Tormenti, e quindi praticamente una espansione un po' più piccolina fatta con questo sistema foil nel packaging. Allora, la parte dietro, prima di farvi vedere l'interno, spiega come sempre di cosa stiamo parlando. Un'abominevole magia del terrore ha reso il Lore Tome quasi illeggibile. Ora le sue pagine riportano un solo nome, Melar. Sebbene il mago Melar sia scomparso molto tempo addietro, lasciando la torre e i suoi studi in rovina, è risaputo che stava sperimentando con la magia proibita al di là delle sue possibilità. Purtroppo, dopo la sua scomparsa, è stato ritrovato solo il talismano di Lore. Qualcosa deve essere stato trascurato per danneggiare il Lore Tome così gravemente. Giocando nei panni di uno degli impavidi eroi di HeroQuest, dovrete addentrarvi nel labirinto di Melar, quindi, e porre fine ai piani malvagi in atto. Le rune di Lore Tome mutano e ruotano, scrivendo un destino in continuo cambiamento. Quindi qui c'è un sistema che praticamente permette di rendere randomico il gioco. Misteriose forze arcane interferiscono con la magia del Mentor in questa entusiasmante espansione di HeroQuest. Torna nel mondo di HeroQuest per affrontare 13 elettrizzanti imprese alla scoperta dei segreti del talismano di Lore e della profezia di Taylor. La confezione include poi la miniatura del Warlock, quindi si introduce questo nuovo personaggio che vi faccio vedere subito, che è una sorta di demone, diciamo così, degli inferi, le miniature arancioni di impetuosi mostri e i dati di combattimento. Quindi ci sono anche i dadi, che nell'altra espansione simile a questa della Regina erano stati fatti, se vi ricordate, di un turchese, diciamo verde mare trasparente. Qui invece, ve li faccio vedere subito, sono arancioni trasparenti sempre, molto carini, devo dire la verità. Gli ultimi dadi fatti non sono niente male, sono ben fatti. Allora, abbiamo il libro delle imprese, cerco di non spoilerarvi tutto, ma vi dico che sulla prima pagina qui torna la bottega dell'alchimista con 5 carte nuove, e poi ci sono dei retroscena che devono essere letti solo da Zargon, quindi non fate fermi immagini, non andatevi a leggervi, non vi rovinate il gioco. La profezia di Taylor quindi spiega come funziona, ci sono poi c'è un po' di background minimo per farvi capire, poi si parte praticamente con il ritorno al labirinto di Melar. Non vi faccio vedere altro perché veramente va a finire che spoilerò cose che magari rendono meno divertente il gioco. Nel frattempo, zoom e vi faccio vedere, partiamo subito dal Warlock, questa miniatura che è stata fatta in rosso per far capire che è praticamente una sorta di mostro in carne e ossa rispetto al Warlock fatto in trasparente, che questa volta non è verde per simulare i fantasmi, ma è fatto in arancione. Sì, è vero che loro dicono super dettagliate, per carità, in realtà lo sono, se guardate ci sono persino le venature sopra le ali, diciamo, però
fa un pochino exogeni, lo dicono in tanti, ma diciamo che al di là di questo commento che magari è un po' denigratorio, bisogna vederle colorate. Ora, queste qua io, come vi dicevo, non le colorerò, qui metterò sicuramente una wash o rossa o marrone scuro, in modo tale da far risaltare i dettagli che si vedono poco qui e lasciarle così trasparenti, perché sarà più utile utilizzarle così. Dopodiché abbiamo il personaggio di questa avventura, che ha una mano un po' particolare rispetto all'altra che ha un coltellino ed è piccolina, sembra praticamente una bambina. Andiamo a vedere nel dettaglio con le carte. Poi avete visto, ci sono gli abomini, avete visto Goblin, li avete già visti, insomma. Questi sono gli scheletri, sono sempre le stesse, un po' rivisitate con questa plastica trasparente. Guardiamo le carte un secondo, perché guardando le carte si capisce un po' meglio il personaggio. Qui ovviamente abbiamo il discorso della prima carta e abbiamo questo Warlock che sostanzialmente è un agnoma, non è ovviamente una bambina, e ha questo praticamente aspetto un po' bambinesco, è un po' piccolina, ha questa mano, vedete che è verde incantata, quindi da dipingere sicuramente così con un bel effetto luce. E qui ovviamente vi spiega chi è il Warlock. Vi faccio uno zoom. Tu sei il Warlock, un artigliere magico che si è unito a una creatura sinistra permettendoti di assumere la sua forma alata. Lascia che i tuoi alleati ti proteggano mentre infliggi danni a distanza. Il Warlock può utilizzare solo le armi, gli artefatti e l'equipaggiamento utilizzabili dal mago. E quindi praticamente mi viene da dire che lei probabilmente si può trasformare in questo personaggio rosso. Non vorrei dire una cosa, ditemelo nei commenti voi, perché ancora io non ho visto la storia, non ho letto l'espansione, quindi in questo caso vi sto proprio facendo vedere la confezione aperta semplicemente dal cielo fa poco fa. Qui abbiamo una demo forma e vediamo un pochino che succede, che cosa dicono qui. Questo incantesimo può essere lanciato solo su se stessi. Per la durata dell'incantesimo tirate un dado di attacco addizionale e ignorate tutte le trappole con fossa. Ah, ok, quindi questo qui non ha a che fare. Poi abbiamo la paura, ali oscure, la bacchetta. Attenzione, perché qualcuno sul forum di HeroQuest Italia ha chiesto come funziona la bacchetta, cioè questa bacchetta conferisce 2 dadi di attacco contro qualsiasi mostro nel vostro campo visivo, può essere usata solo dal Warlock e mi dicevano sì, ok, ma nei commenti scrivono ma i dadi di attacco del Warlock sono 2, quindi qui diventano 4. Questa è una bacchetta, non c'entra nulla con gli attacchi del Warlock, semplicemente questa bacchetta, se la pescate, vi dà 2 dadi in più, quindi se l'avete già fatti quelli del Warlock avete 2 attacchi, se non avete già fatti effettivamente avete i 2 attacchi del Warlock e ci aggiungete la bacchetta. Pozione di ristoro, sempre, pozione di magia, pozione risonante minore e pozione da battaglia. Pergamena degli incantesimi, l'acqua guaritrice, il fulmine e la pelle di pietra. Ecco qui le carte con il loro back, e sono sempre gli stessi chiaramente, e quindi abbiamo visto anche le carte. Ragazzi, questo praticamente è il contenuto dell'espansione. Ci sono anche degli orchi, c'è un abominio e ci sono, questi non mi ricordo se sono zombie, sembrerebbero zombie e ovviamente fatti in questo modo è anche più difficile distinguerli fino a quando non li prendi un po' più da vicino. Ed ecco la zoomata di nuovo, direi che ci siamo e quindi possiamo fare un recap velocissimo. Allora, era doveroso farvela vedere perché ormai così abbiamo un video per tutte le espansioni. Ce ne sono nell'ultima puntata che ho fatto 4, Frozen è da sola in un'altra che vedete in unboxing e questa, quindi chi deve acquistare le espansioni col canale mio in questo momento ha tutte le espansioni visibili, così che può decidere cosa fare. E ovviamente è bello poter espandere il gioco. In questo caso diciamo che ci sarebbe anche la possibilità di fare in 3D tutto quanto, quindi per tutte le espansioni ho la possibilità di stampare tutto in 3D, quindi vedremo poi in futuro cosa fare, se utilizzare i tiles piuttosto che altro. In questo caso non ci sono neanche i tiles, quindi è più facile delle altre espansioni, diciamo c'è poco da stampare. Che dirvi?
Ci vediamo al più presto con le prossime puntate dove iniziamo finalmente i tutorial del tavolo 3D, quindi vi farò vedere come dipingere tutto il tavolo in 3 dimensioni, in modo tale che poi quando avremo finito finalmente potremo iniziare le puntate di HeroQuest Café con i nostri ospiti in studio e quindi verranno a giocare e finalmente vedremo come si sviluppa questo format che ormai ho in mente da più di 1 anno e mezzo. Fatto questo, diciamo, in mezzo tornerò con il gioco nuovo della P-Work, Altar of the Gods, quindi nelle prossime puntate vi farò vedere un tutorial per costruire gli elementi in MDF e poi un altro tutorial per dipingerli. Molto utili perché effettivamente sono talmente belli che si potrebbero utilizzare nel 3D veramente anche di HeroQuest. E quindi mi piace mantenere le due cose sul canale perché secondo me funziona anche la commistione delle due. Ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata e intanto buon divertimento. Ciao!